Mi ricordo che Max ha detto, beh, questo è un risultato molto importante, c'è una riunione dell'Accademia delle Scienze, dice andiamo lì e tu presenti i dati lì a questa riunione. E così abbiamo fatto. E mi ricordo che alla fine di questo eravamo lì parlando c'era un premio Nobel che aveva fatto dei lavori sopra il virus delle piante, non mi ricordo il nome. E questo qui si congratula con me e dice, questo è stato il risultato più importante della giornata. Così. Bella giornata. Insomma così. E questo, appunto, avendo poi quel metodo, mi sono messo a usarlo per studiare le caratteristiche di questi virus. Così. Poi, nel frattempo, quello era il periodo in cui c'era il terrore della poliomielite, specialmente negli Stati Uniti. Era il vero terrore, perché la gente non mandava i figli a scuola anche per la paura di quello. Naturalmente piscina, non se ne parlava, eccetera, tutto così. E quando è venuta questa questione si vede che c'era un'organizzazione che raccoglieva fondi per lavorare contro la poliomielite, e il segretario di questa organizzazione viene da me un giorno e mi dice guardi, bisogna che lei sviluppi questo metodo delle plaque per la poliomielite. E io dico va bene, facciamo una cosa, bisogna che veda all'istituto, alla Caltech, se mi permettono di fare quello perché è un virus infettivo. E lì allora loro hanno pensato, hanno riconosciuto l'importanza della cosa, ma non volevano che lavorassi entro l'istituto, per cui hanno affittato uno piccolo, non so, un isolato, una cosa a parte, dove hanno organizzato tutto il laboratorio e andavamo a lavorare lì. Perché sarebbe stato molto pericoloso lavorare con un virus attivo. Si capisce. E lì abbiamo lavorato e abbiamo visto che in fondo non era difficile, ci volevano solo però delle cellule speciali, non quelle di topo, ma ci volevano delle cellule di scimmia. Perciò bisognava tenere cellule del rene di scimmia. E questo era molto difficile, ma insomma loro avevano mezzi, conoscenze, eccetera, per cui ci potevano provvedere queste cellule. E lì abbiamo visto che si poteva fare. L'unica differenza è che queste placche si sviluppavano molto più lentamente. Il virus non è così aggressivo, si voleva lentamente e perciò abbiamo pubblicato anche quello, e quello è stato un punto di partenza. È stato molto importante, io penso, per il virus, per il vaccino di Sebi, perché io ho anche dimostrato che se si prende il materiale, il virus presente in una placca, che questo virus è uno stipite puro di virus, mentre invece quelli che si adoperano normalmente sono miscele di qualità diverse, per cui se uno vuole ottenere un vaccino, cioè un virus attenuato che cresce, produce immunità, ma non infetta, non produce danni, come questo è il vaccino di Sebi. Bisogna avere dei mezzi come questo. E l'ho messo a punto, l'ho fatto vedere a Sebi. Non so se Sebi quanto l'ha usato, ma penso che l'abbia usato almeno nei punti più cruciali del suo sistema. E poi abbiamo anche visto che certi stipiti del virus producono caratteristiche diverse. Anche questo ha potuto aiutare per isolare strains diversi. Perciò, insomma, è stata una cosa che ha avuto anche delle ripercussioni pratiche molto, molto belle.